Quindi, so stare con un anziano dipendente fisicamente. Vedete che, scusate, saper stare con. Ho sempre messo un po' questo titolo. Ma quando l'anziano è dipendente fisicamente, la situazione è complessa, perché io non decido niente, perché la persona è lucida, semplicemente dipende da me fisicamente. Riprendo le domande: in che modo posso esserti utile? Come posso essere uno strumento di aiuto? Ci fanno delle richieste che a noi sembrano assurde. Quindi, se io so che voglio star bene con te, ha senso giudicare la tua richiesta? Tenendo conto che l'importante è che le richieste non mettano in pericolo nessuno. Quindi se la persona mi chiede passami il telecomando, però sono le 11 di sera, però evidentemente non riesce a dormire, io il telecomando te lo passo. Perché? Non è che devi dormire, devo dormire cosa? Non riesco, guardo la televisione, che magari mi addormento. È difficile chiedere come posso essere uno strumento di aiuto, però io in quel momento sono il tuo caregiver, io sono colui che viene e so che c'è una relazione di cura inevitabile. Influenza molto come io ti conosco, cosa so di te. Per questo che io dico sempre: vivete il momento, perché può essere che abbiamo a che fare con persone che non ci stanno simpatiche, che non stimiamo, quindi che non necessariamente apprezziamo. Ed è uno sforzo a volte mentale, perché quando ci viene detto, non so, anche qualcosa di brutto rispetto alla persona a cui noi ci relazioniamo, quindi ha un passato brutto, pesante, non è facile. Devo lavorare su di me e ricordarmi che io voglio stare bene con lui in quel momento. Io non sono il suo giudice. Per questo che mettersi in ascolto è impegnativo. Quando vi dicevo, bisogna anche, a volte ci ritroviamo a dover ricostruire delle relazioni, e facevo l'esempio di figli che non ci raccontano di genitori ideali. I genitori ideali non esistono, sono veramente pochi. Ci raccontano di storie di sofferenza a volte indicibili, e si ritrovano ad avere un anziano fragile e se ne devono occupare, perché tra l'altro per legge altrimenti diventa abbandono di anziano fragile, sei perseguibile. E io li comprendo che non è facile, perché devi ricostruire e magari sei arrabbiatissimo con quel padre o con quella madre. Magari non li hai visti per anni e anni, sei stato bene a non vederli e poi ti ritrovi che li devi aiutare. Va ricostruito. E tenere a mente che io non devo volerti bene a tutti i costi. Io ti devo incontrare per farti star bene nel momento in cui ci si incontra. Darti una mano in quel momento lì. Ma non devo volerti bene a tutti i costi. C'è anche chi non riesce ad andare, però può scegliere di mandare qualcun altro. Anche quella è una scelta impegnativa, ma è una scelta che va nella direzione del so che hai bisogno di cura. Per questo che deve essere uno stare bene insieme. Stare bene insieme determina a volte il portare delle mogli o dei mariti a riconoscere che non possono fare i badanti 24 ore su 24 al loro compagno o alla loro compagna, perché impazziscono. E quindi cerchiamo di ricordare, dobbiamo stare bene insieme.
Perché se tu mi diventi arrabbiato, poi vieni da me, psicologa, in lacrime perché gli hai dato una sberla, perché non ne potevi più. Allora, stare bene significa anche accettare che ho bisogno di qualcuno che mi sostituisca. Quindi ascolto, accoglienza, rispetto del punto di vista e quindi rispetto del tuo essere diverso da me. Allora, io anni fa, adesso magari ne vedo meno, però è capitato di incontrare anziani che erano chiaramente fascisti, okay? Proprio una mentalità molto ferma, e quindi non rinnegavano nulla, non mettevano in discussione nulla, e quindi abbiamo dovuto poi lavorare con gli operatori perché questa cosa non andava giudicata, era il loro punto di vista. Cioè non potevamo pretendere una chiave di lettura più approfondita, soprattutto se sono cognitivamente compromessi, era un elemento che andava lasciato lì e fa parte della storia di quella persona. Invece abbiamo dovuto lavorare con l'equipe perché c'era chi era inorridito, come, non lo so, lavorare quando i pazienti sono cognitivamente compromessi. Spesso c'è come dire, una disinibizione anche nella sfera sessuale, ma in prima istanza io non devo lavorare su di lui, io devo lavorare sui miei operatori, su chi lavora con loro, sia per non diventare troppo coercitivi o troppo giudicanti, sia per non mettere questa cosa troppo sul ridere. È un momento, è una fase della malattia. Se io torno probabilmente gli fa stare bene che cosa? Lasciarli un po' più liberi di esprimersi, purché non mettano in difficoltà e in pericolo nessuno. Quindi ci è capitato anche di vedere, tra virgolette, delle coppie che nascevano, no, in RSA. Che problema era? Anzi, se io vedo la signora o il signore che si curano di più, si lavano più spesso, cioè, vuol dire che stanno bene. Diverso se abbiamo l'anziano con l'Alzheimer, mi deambula e magari allunga le mani con la signora che è in carrozzina e non è detto che ci sia il consenso, quello è diverso. Allora si interviene, ma facendo attenzione, perché abbiamo comunque a che fare con persone con demenza. E quindi l'essere suora è stata una scelta. Ora dico un po' forte, però noi siamo animali, ok? Poi siamo animali evoluti con una capacità di raziocinio che usiamo tanto. L'istinto sessuale ce l'abbiamo io, lei, tutte qui, ok? Poi faccio una scelta, la scelta della castità, che è un voto, ma è una scelta. E quindi parte da qua. Io ci ho riflettuto, tant'è che poi le scelte, portarle avanti non sono facili, come la scelta del matrimonio, nel senso, sono strade che io mi do, ma nel momento in cui a livello cognitivo questa parte razionale piano piano viene meno, emerge più la parte anche più istintuale, quella che io non riesco a controllare. Poi le demenze, va bene, la diagnosi, però dipendono molto, cioè l'andamento dipende molto dalle parti del cervello che si atrofizzano, no? Di più. Naturalmente la parte cerebrale deputata al controllo e quindi alla gestione del comportamento, quindi rendermi socialmente accettabile, è l'area frontale. Se la mia area più compromessa è questa, abbiamo delle persone a tratti molto simpatiche perché sono senza filtri, quello che pensano te lo dicano. Quante volte noi pensiamo a qualcosa e ci blocchiamo?
ma quel bloccarsi è perché c'è una funzione cognitiva superiore che mi porta a non dire. I bambini non ce l'hanno questa cosa, gliela insegniamo che non si può dire proprio tutto. Infatti poi ci sono delle situazioni molto imbarazzanti ma anche divertenti, no? Ecco, la capacità di filtrarsi è una capacità che io acquisisco, che io sviluppo. La capacità di scegliere, di decidere per la mia vita è una capacità che parte tanto da qua e va anche a lavorare su quelli che sono la mia natura più istintuale, innata. Però è vero, perché anche a noi capita, cioè è normale dire, ma tu hai sempre fatto il prete, e vabbè, cioè, che problema c'è? Nel senso, non è lui, non dipende tutto da lui. Anzi, io ammiro ancora di più perché dico questa persona nella sua vita ha cercato di essere una persona diversa probabilmente da quella che poteva essere la natura. E ci ha lavorato tanto. Poi ahimè è subentrata una demenza. Nulla toglie che è stata una suora. E le dirò di più, non li può riacquistare. Quindi non ha senso sgridarli. Non ha senso cercare di... Io ogni tanto a battuta dico ai parenti, ma stiamo cercando di fare riabilitazione. È impossibile, perché è un conto se io ho un trauma cranico, che piano piano io posso aiutarlo a recuperare. Nella demenza no. Io posso aiutarlo a mantenere quello che ha, però a un certo punto probabilmente lo perderà, ma non a recuperare. Ma se una persona perde un braccio, perché dobbiamo cercare di fargli fare delle cose con quel braccio che non ce l'ha più. Io gli dirò usa solo il destro, che hai perso il sinistro. Stessa cosa con le demenze, solo che è difficile, perché nella demenza tu lo vedi fisicamente e dici stai bene. A volte la domanda è ma c'è o ci fa, dottoressa? E dico a volte c'è, a volte non c'è. Quei momenti, cioè, che emotivamente sono forti, momenti di lucidità in cui dicono ma perché mi hai portato qua? E poi si dimenticano, ma che fanno soffrire tantissimo. I figli che in lacrime, perché allora si è accorto in quel frangente, poi io aggiungo per fortuna si dimenticano. Hanno dei momenti, sì, perché a livello cerebrale probabilmente a volte abbiamo un'attivazione improvvisa di mappe neuronali per cui il paziente diventa lucido, la persona diventa lucida. Quindi al momento ti vede, ti riconosce e l'attimo dopo non sa più chi sei. È dura, perché è difficile, perché ti destabilizza, non c'è un ordine in questa cosa, ma è per questo che l'ascolto diventa fondamentale, ti devo osservare e non ha senso dirti ma un attimo fa mi hai riconosciuto, era un attimo fa. Adesso è un altro momento. Quindi il rispetto del punto di vista. Allora, rispetto al punto di vista significa veramente spesso mettere all'ultimo posto il mio modo di vedere le cose. Nel mio lavoro io lo devo imparare perché io sento tante cose forti, io non c'entro. Nel senso che adesso mi viene una cosa un po' forte, magari che ha abortito nella sua vita e devo accogliere questa scelta del passato, non devo giudicarla. Accogliere significa questo, anche perché non è stato commesso, cioè la cosa è stata fatta, però capite che
Anzi, una persona che mi confida qualcosa di molto intimo, di così profondo, mi sta facendo carico e si sta fidando di me. Per stare bene con te io accolgo e accolgo la tua sofferenza. Sì, è un lavoro su di noi e ci vuole tempo, perché non è semplice. E spesso si procede per prove ed errori. Cioè io ci provo, sbaglio, la volta dopo cerco di fare meglio. I volontari che girano nei reparti non vogliono bene a tutti i pazienti. Girano, entrano e chiedono: io posso esserle d'aiuto in qualche modo? Non vogliono bene a nessuno, nel senso non c'è un legame affettivo con nessuno. Sono ben predisposti e sanno che l'obiettivo è essere uno strumento in mano dell'altro, creare un momento di benessere. Magari una persona che sta attaccata al campanello perché vuole l'acqua, gliel'hanno portata ma non riesce a prendersela, perché nella fretta a volte succede, arriva il volontario: in che modo ti posso essere d'aiuto? Dammi quest'acqua. È semplice, ma tu lo fai star bene. Cioè non dobbiamo mai pensare a cose trascendentali, partiamo dalle cose più basiche. Poi c'è la volta in cui hanno magari bisogno di raccontare. Io ho una suocera che ha fatto per tanti anni la volontaria in ospedale e dice delle storie molto interessanti, persone che capisci proprio che hanno voglia di raccontare la propria storia e quindi hanno bisogno di qualcuno che ascolta e hanno bisogno di far sapere che non sono sempre stati malati, che non sono sempre stati così, sono stati anche altro. Quindi loro in realtà sono portatori di tanta ricchezza. Per questo che secondo me ogni persona la devo guardare proprio con questo rispetto, con l'occhio di questa persona ha una storia ed è ricca proprio per questa ragione. Riprendendo un po' le domande, partendo da in che modo posso esserti utile, una vostra consorella mi diceva appunto: ma la questione dell'affetto in effetti è un provare affetto ma per l'essere umano, quindi io ti accolgo, non è quindi un legame affettivo come ci potrebbe essere con una sorella, con un genitore o con un marito o una moglie, ma se io mi predispongo semplicemente perché provo rispetto per le persone, provo rispetto per la tua persona, perché so che sei una storia, questo è un modo come un altro per trasmettere affetto per la vita e quindi accoglienza. E questo mi predispone ad un ascolto empatico, questa parola che è molto difficile, non tanto da spiegare ma in realtà da viversi. Sentire l'altro, quello che mi trasmette, sentire la sua fatica. Perché una persona che perde la sua autonomia fa fatica, ma non fa fatica di testa. Lo so che non posso più camminare, lo so che non mi posso alzare, però faccio fatica. Perché di pancia, se vogliamo collocare le nostre emozioni, sono arrabbiato, sono molto arrabbiato. Perché sto vivendo un cambiamento. Quindi, anche se io te lo ripeto e ti dico prega, però resto arrabbiato. Devo darmi il tempo. E se io sono empatica, ti do questo tempo. Non insisto su questa cosa. Accetta. Ma accetta non è. Cioè, ti rispondo anche male. Non è accettare. Non tocchiamo neanche l'argomento, restiamo sul piano in che modo posso esserti utile e so che è faticoso e se io lo so e lo sento che è faticoso perdere l'autonomia, dipendere da qualcuno, rispettare i tuoi tempi,
perché se io ti chiamo, io devo rispettare anche i tuoi tempi. C'è tanta rabbia. Riconoscere che dipendere dall'altro richiede un processo di accettazione difficile e non devo giudicare. Accettiamo anche l'essere arrabbiati, ok? Perché se io non accetto la tua rabbia, in qualche modo quella rabbia lì aumenta, perché non mi sento capito, non mi sento accolto. Se io accolgo la rabbia e dico hai ragione, anche senza dirlo, ma dentro di me dico ha ragione, è faticoso, il livello di rabbia scende, cala, perché non ti dico non essere così arrabbiato, ma cosa ti lamenti che siamo qui in 1000? Faccio a volte l'esempio dell'anziano che dice sono sempre qua da sola, e a me viene in mente la mia nonna che non era mai da sola, giorno notte stavamo sempre con lei, aveva tanti figli anche, no? Quindi era anche semplice, e lei arrivava qualcun altro a trovarla e gli diceva sono da sola, con la rabbia delle sue figlie, no? E diceva siamo sempre qua, e lo sentite spesso, l'anziano che dice sono solo. Anche le suore che vivi in una comunità, cioè siete in tante magari, come fai a essere sola? Ma è un vissuto che uno si porta dentro, legato proprio alla fatica ad affrontare le fasi della vita. È un vissuto più di natura emotiva. L'essere solo, perché alla fine comunque varie fasi ce le viviamo un po' da soli, le dobbiamo affrontare da soli. Io posso starti accanto, ma quello che tu proverai sei solo in quel momento lì. Siamo sempre soli. Poi c'è una rete di persone che ci sta vicine. Sostare con l'anziano fragile e cognitivamente compromesso. Quando l'anziano, quindi con l'anziano che è lucido, ho delle difficoltà di relazione legate al fatto che io potrei avere un'idea e tu un'altra, e io devo imparare a non sostituirmi a te, perché se tu sei lucido, quello che tu racconti è quello che tu pensi che sia la verità, non è che io mi devo sostituire a te. Con l'anziano cognitivamente compromesso le cose si complicano, perché l'anziano richiede delle conoscenze rispetto, in questo caso, rispetto al deterioramento cognitivo, e quindi dobbiamo sapere un po' di cose. Le caratteristiche del deterioramento cognitivo variano da persona a persona. Il deterioramento cognitivo, io ora non so qui se alle suore ospiti viene fatto un test che si chiama Mini Mental, perché dovrebbe essere, ok. È quello che ci dice indicativamente qual è il livello di deterioramento cognitivo. Questo è un test dove il massimo del punteggio che tu puoi prendere è un 30, quindi 30 sei perfettamente, tra virgolette, nella norma. Nel momento in cui il tuo punteggio è sotto il 24, allora si dice che si entra nell'ambito del deterioramento cognitivo, che può essere lieve, moderato, grave. Quindi anche sapere se io mi sto relazionando con una persona con un deterioramento cognitivo grave è importante. Lieve anche, perché probabilmente non si ricorderà alcune cose, ma ha delle autonomie e io devo sapere che autonomie ha. Quindi le caratteristiche del deterioramento cognitivo variano da persona a persona, e l'evoluzione della demenza, sebbene ingravescente, si dice, cioè che continua, procede a una malattia che degenera, presenta caratteristiche differenti da persona a persona. L'esempio che facevo prima: se la mia area cognitiva più compromessa, la mia area cerebrale più compromessa è questa ed è frontale, io avrò una persona particolarmente disinibita,
Un'altra area cerebrale invece potrebbe determinare maggiori difficoltà di linguaggio, un'altra ancora maggiori difficoltà di memoria. Nell'evoluzione naturalmente poi tutte queste differenze non si notano più nella compromissione grave, però nelle fasi intermedie vediamo che ci sono delle differenze e abbiamo dei momenti in cui sono perfettamente lucidi o ci stupiscono per quello che dicono e il momento dopo, perché nel deterioramento cognitivo abbiamo problemi cognitivi ma abbiamo anche dei problemi comportamentali. Quindi l'anziano cognitivamente compromesso ha ricevuto una diagnosi di demenza e anche se non l'ha ricevuta, se ha fatto questo test abbiamo un'idea della situazione cognitiva. Pertanto, a seconda del tipo di demenza, della fase della malattia e della sua evoluzione, potrebbe presentare difficoltà in più aree cognitive, memoria, linguaggio, capacità esecutive. Fa il caffè e si dimentica il gas acceso, oppure si veste e mette prima i pantaloni poi le mutande. Capacità prassiche. Questa è una capacità prassica. Non riesco a mettermi gli occhiali, non riesco più a coordinare un movimento, che è una cosa che abbiamo sempre fatto, no? Così, soprattutto per uno che porta gli occhiali. Do in mano una penna, fa fatica, prende la forchetta e magari la guarda e non sa più come usare quella cosa. Sapete qual è la fatica? È sapere quando intervenire, perché a volte prende la forchetta e riesce a mangiare e io devo essere in grado di non sostituirmi a lui in quel momento e lasciar fare. A volte lo sanno fare ma si sporcano e io dico chi se ne frega, lasciate che si sporchino ma mantenetegli la sua autonomia. A meno che non vi dica espressamente mi mette a disagio lo sporcarmi, ve lo fa capire che è a disagio e allora ti aiuto, perché so che sporcarti ti mette più in difficoltà del non riuscire a fare da solo, quindi piuttosto preferisco essere imboccato, ma non fatemi sporcare. Però capite che per fare questo bisogna fermarsi, chiedere, osservare. Se siamo di fretta perché diamo importanza al fare, non riusciamo a vedere la persona. Fermatevi, perché più voi fate, più vi bruciate. E sapete da cosa lo capite? Lo capite perché diventate più nervose. Prima facevo un discorso di dobbiamo guardare un po' i piatti della bilancia. Ho bisogno che qualcuno faccia, vero? Ma se quel fare mi provoca dei problemi, perché nel fare io non presto attenzione all'altro, non mi do il tempo di ascoltarlo e di osservarlo, creo uno sbilanciamento, perché quel modo di fare crea dei problemi, determinerà il bisogno che qualcun altro intervenga, che faccia altro ancora, per andare a sopperire il fatto che tu sei stressato, bruciato, fai le cose con nervosismo. Ma ripeto poi, è importante che ci osserviamo. Capita anche a me, se io sono al lavoro, sono stressata per altro, io capisco che devo fermarmi, anche solo a dire Simona fermati, perché tu adesso stai entrando in una camera, il paziente non c'entra niente con quello che è al di fuori, perché altrimenti può essere che vada peggio di quello che potrebbe fare nel test e io invece voglio che lui stia bene e che dia il meglio e io lo posso influenzare se sono nervosa o se sono di fretta. E allora se lo sento, perché sentite,
Se vi ascoltate, quando siamo nervosi, ognuno ha una sua posizione fisica del suo nervosismo. Io capisco che cambia il mio modo di respirare, poi sento qua, no? Qualcosa che mi porta a... Ma bisogna ascoltarsi, perché come io mi sento influenza le relazioni e mi porta a non vedere l'altro, a non avere il tempo di vedere l'altro. E allora che efficacia ho? Esco dalla stanza che sarò anche poi abbattuta perché ho fatto male. E allora certo ho fatto male. Piatti della bilancia. Io credo che stiate vivendo una fase della vostra vita come comunità in cui vi state facendo delle domande. E se io sono qua oggi, come la volta precedente, è perché queste domande hanno portato alla ricerca di qualcuno che potesse darvi degli spunti per riflettere ulteriormente e trovare delle strategie, degli strumenti in più. Quindi io questo, ad esempio, quando ho parlato con Sor Yolanda l'ho apprezzato tanto, perché credo è come vedere un gruppo che è in evoluzione e stanno chiedendo come procedere e cercano degli aiuti. Non è facile, è difficile cambiare il singolo, e il singolo ha dei tempi di cambiamento abbastanza brevi. Un gruppo ha bisogno di tanto tempo, è più difficile. Ci stiamo provando. E io oggi sono qui a dirvi: fate meno, però fate meglio, ecco, con più tranquillità.